In 10 anni di MotoGP, Marc Marquez è passato da essere considerato l'erede di Rossi al suo nemico giurato che rischia di rubargli tutti i record. Col passare del tempo, questi due piloti sono diventati così polarizzanti che hanno formato due schieramenti, il team Rossi e il team Marquez, assolutamente inconciliabili fra di loro. C'è però una cosa che accomuna queste due fazioni. Se infatti chiedete loro chi è il più forte tra Marquez e Rossi, vi daranno serenamente la stessa identica risposta. Sto scherzando, ovviamente litigano di brutto. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Casco Rosso. Il video di oggi tratta un argomento sempre molto caldo e saporito, ovvero l'eterna lotta per decretare il migliore fra Valentino Rossi e Marc Marquez. Ci tengo a dire che il tema sarà proprio questo e non quello sul migliore di sempre, per quello darò la mia opinione a fine video, perciò guardatelo fino in fondo. Dunque, Rossi e Marquez, Marquez e Rossi, questa utilissima battaglia a suon di record fantascientifici penso vada avanti almeno dal 2017, ovvero quando Marquez ha sfondato la barriera psicologica dei 5 mondiali vincendo il sesto e di conseguenza superando Jorge Lorenzo, e poi ha raggiunto il suo culmine nel 2019 con l'8º titolo messo in cascina dallo spagnolo e il record dei 9 di Rossi che ha iniziato a vacillare. Diciamocelo chiaramente, Valentino ha un sacco di fan in tutto il mondo, ma anche haters, soprattutto in Italia per giunta. È il classico personaggio che o lo ami o lo odi e nel corso del tempo tanta gente ha scelto la seconda opzione. Immagino che per loro sia stata una sofferenza vederlo vincere a ripetizione nei primi anni 2000 e a nulla sono serviti i vari Stoner, Lorenzo e Pedrosa che l'hanno battuto sì, ma non sono mai riusciti a scalfire la sua aura mistica né tantomeno i suoi record. Valentino è sempre rimasto in cima alla piramide, con tutti gli altri a guardarlo dal basso. Poi è arrivato Marquez. Marc non ha soltanto iniziato a vincere subito, l'ha fatto in maniera plateale, perentoria, implacabile. E se all'inizio stava simpatico anche ai fan di Rossi perché lui stesso sembrava averlo preso in simpatia, con il 2015 le fazioni si sono completamente spaccate, individuando nell'altro pilota il nemico, il male assoluto. Solo che Marquez ha continuato a vincere, tanto anche. 4 mondiali consecutivi, uno sproposito di podi e di vittorie. Rossi invece si è pian piano incamminato verso la fine della sua carriera, aumentando la percezione di inferiorità nei confronti della sua nemesi. Per fare un esempio, quando Valentino ha debuttato in 500, Duan si era appena ritirato, perciò non c'è mai stata occasione di vedere un loro duello in pista. Ma per quanto riguarda Marquez e Rossi, nonostante sia arrivato in un momento completamente diverso delle loro rispettive carriere, c'è stato e come, e questo ha aumentato a dismisura il fervore e l'accanimento nella discussione sul più forte, considerando anche il carattere non certo tranquillo dei due piloti in questione. Bene, ora che abbiamo chiara la situazione, facciamo la prima cosa basilare per iniziare a imbastire un confronto. Andiamo a vedere i numeri. Parto subito con una premessa. Per quanto riguarda Marquez, ho deciso di escludere dal conteggio la gara di Jerez 2020 e di conseguenza l'intera stagione, così si ritrova in termini statistici una gara e un giro veloce in meno. L'ho fatto perché sinceramente non trovavo giusto prendere in considerazione una stagione di cui ha corso solo una gara e quindi diluirgli le statistiche senza un reale motivo. Ad ogni modo, alla fine del video dopo i crediti troverete una tabella in cui vengono prese in considerazione tutte le stagioni, quindi anche il 2020. Dunque, parlando di numeri totali, non serve che vi dica che Valentino Rossi ha la meglio. Avere letteralmente il doppio delle stagioni corse aiuta parecchio, ma nonostante questo Marquez riesce a superarlo nella categoria che più di tutte l'ha contraddistinto fin da subito, le pole position. Il 91-65 che rifila Rossi è emblematico della sua superiorità nel giro secco. Valentino però è forte delle sue 115 vittorie contro le 85 dello spagnolo, che ad oggi è il record che con più difficoltà verrà infranto da Marquez. In questo senso, infatti, è più probabile vederlo con 10 mondiali vinti che con 116 Gran Premi portati a casa. Se andiamo a vedere le medie per stagione, invece, non c'è storia. Marquez vince su tutta la linea e anche per distacco. L'unico dato in cui Rossi riesce a reggere il confronto è quello dei podi, 9 contro 10 praticamente. La stessa situazione la troviamo nelle percentuali di carriera, con Valentino che si avvicina al valore di Marc nella stessa categoria. Se invece andiamo ad analizzare soltanto il loro rendimento nella classe regina, la situazione non cambia molto per quanto riguarda le cifre totali, ma nelle medie percentuali sì. Se infatti i numeri di Rossi rimangono pressoché invariati, quelli di Marquez migliorano decisamente, portandolo in vantaggio netto su tutti i fronti. Ovviamente paragonare la lunghissima carriera di Valentino con quella ancora in corso di Marc non è il confronto più onesto che possiamo fare.
Le cifre di Rossi sono influenzate in positivo dalla sua longevità, ma soprattutto in negativo da tutte le vicissitudini che si sono susseguite nel corso degli anni. Prima fra tutte l'approdo fallimentare in Ducati e la conseguente riabilitazione Yamaha, oltre che il naturale avanzamento dell'età. Per aggirare questo problema dobbiamo ridurre il nostro lasso temporale di analisi e l'unico sensato da prendere è quello dal loro debutto in classe regina fino alla 9ª stagione corsa, cioè il numero di stagioni che ha corso Marc Marquez. Parlo solo di classe regina perché il palcoscenico più importante in cui si sono esibiti, ed è quello che poi si va sempre a prendere in considerazione parlando dei più grandi, è appunto la Premier Class. Qui abbiamo una situazione più paritaria in cui Rossi ha la meglio solo nel totale delle vittorie e dei podi, ma ha praticamente lo stesso numero di pole e soprattutto lo stesso numero di mondiali. Lo scenario rimane il medesimo anche nella media stagione, dove Rossi vince per le vittorie e i podi, perde nelle pole ed è quasi pari nei giri veloci. Identico scenario anche nelle percentuali, dove i loro valori sono molto vicini ma con un leggero vantaggio per Valentino. Insomma, cosa ci dicono questi numeri? Che per quanto riguarda il resoconto di carriera, Valentino Rossi è riuscito ad ammassare delle cifre che sono praticamente impossibili da scalfire per chiunque. Chiunque tranne Marquez. Marquez infatti ha per le mani la concreta possibilità di batterlo in ogni categoria. Forse solo nelle vittorie di Gran Premio potrebbe fallire, dipenderà tutto dalla sua longevità. Se infatti dovesse avere una media di 3 gare vinte a stagione nel giro di 10 anni e quindi arrivato a 40 anni d'età, sarà riuscito come minimo a pareggiare. Ma i numeri, lo sappiamo, dicono tanto ma non dicono tutto. Ci sono infatti altri fattori più intangibili che vengono presi in considerazione in questo dibattito. Andiamo a vedere quali. Uno degli argomenti più in voga per giustificare la superiorità di Rossi è sicuramente il suo storico abbandono di Honda e conseguente approdo nella meno quotata Yamaha nel 2004. Riuscire a vincere la gara inaugurale e soprattutto il titolo al primo tentativo rimane la più grande impresa di Rossi, che quindi viene giustamente fatta pesare nel confronto con Marquez. Lo spagnolo viene accusato di non essersi mai messo in gioco con un'altra moto, preferendo la sicurezza di correre sempre per la stessa marca che l'ha supportato e coccolato da quando è approdato in MotoGP. Questo è un argomento controverso perché si può tranquillamente rispondere che più passavano gli anni e più era il solo Marquez a vincere con Honda, mentre nel caso di Rossi il mezzo che guidava era considerato l'unico motivo per cui lui era il più forte di tutti. Ciò però non toglie valore all'impresa di Rossi, che però a sua volta non scalfisce i meriti delle vittorie di Marquez. Insomma, il cambio moto di Rossi è stato sicuramente un capolavoro, però secondo me non lo rende automaticamente migliore di Marquez. Fra i due poi c'è una differenza sostanziale nell'andamento delle carriere e nella conquista dei titoli. Rossi ha avuto un periodo iniziale di dominio totale, ha subito poi uno stop di 2 anni dovuto a sfiga ed errori suoi nel 2006 ed inferiorità nei confronti di Stoner nel 2007, dopodiché è tornato a vincere per altri 2 anni. Marquez invece ha avuto una partenza bomba nei primi 2 anni. Ha subito uno stop di un solo anno a causa di errori suoi, dopodiché ha avuto un periodo di dominio simile a quello di Rossi, fermato soltanto dalla gara di Jerez nel 2020, con i suoi sostenitori che dichiarano che altrimenti avrebbe dominato anche in quell'anno e probabilmente anche nel 2021 e 2022. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, però questa è un'altra chiave di lettura fondamentale per quanto riguarda questo confronto. Come ho già detto prima, Rossi e Marquez si sono incontrati in momenti diametralmente opposti delle loro carriere, non si sono mai affrontati ad armi pari per quanto riguarda età ed esperienza. Quindi l'intero paragone, seppur con qualche differenza, ha lo stesso valore di confrontare piloti di ere completamente diverse. Agostini sarebbe stato competitivo con le moto moderne? Lorenzo sarebbe riuscito a guidare le moto degli anni 60? Io sono convinto che i grandi campioni di questo sport sarebbero stati tali in qualunque epoca, semplicemente più o meno dominanti a seconda degli avversari affrontati e dei mezzi a disposizione. Ma è una mia opinione, non lo sapremo mai con certezza, così come non sapremo mai che sarebbe uscito vincitore fra il Rossi del 2003 e il Marquez del 2019. Davvero, possiamo stare a parlarne quanto vogliamo, ma non sapremo mai chi è stato il migliore tra i due. Entrambi hanno fatto cose che l'altro non è stato in grado di fare, mentre per il resto hanno avuto un rendimento di carriera estremamente simile. L'unica cosa che posso dirvi è di godervi Marquez fino alla fine, così come ci siamo goduti fino all'ultimo Rossi, che tanto a loro, di chi sia il più forte tra i due, non credo interessi così tanto. Perciò è un po' triste scannarci tra di noi per avere ragione, no? Però a inizio video vi avevo promesso che vi avrei svelato chi secondo me è il pilota migliore di sempre e ho intenzione di mantenere la promessa.
Questo è un altro argomento spinosissimo che causa le peggiori guerre fra le popolazioni mondiali e infatti ho deciso di mettere le mani avanti con due premesse. La prima è che, come vi ho già detto, non possiamo fare paragoni di forza o talento fra i piloti di ere diverse, quindi c'è bisogno di vedere la cosa da un'altra prospettiva. E infatti la seconda premessa è che il mio modo per confrontare piloti così distanti nel tempo è di considerare le loro carriere nel valore complessivo che hanno avuto. Quindi va bene i podi, le vittorie e i record, ma anche l'impatto che hanno avuto sullo sport, l'importanza della loro figura nella storia del motomondiale e in generale tutte quelle caratteristiche che non si possono esprimere in numeri, ma che hanno fatto una grande differenza. Insomma, per me il pilota migliore di sempre è quello che ha avuto la carriera migliore, quella che ogni altro pilota desidererebbe aver avuto. Dai, l'avete capito, per me il pilota migliore di sempre è Valentino Rossi. Le motivazioni sono molteplici. Sul lato vittorie mondiali non c'è neanche da discutere, ovviamente. È uno dei più grandi vincenti di questo sport, se non il più vincente. Quello che rende la sua carriera la migliore di sempre, per me, è il fatto di essere stato il motivo per cui milioni di persone, piloti inclusi, si sono avvicinati a questo sport. La sua è stata una figura carismatica che ha elevato la MotoGP da sport di nicchia a sport globale ed è stato capace di conciliare la cattiveria agonistica con un'irriverenza e una leggerezza senza pari. Inoltre, le cose che mi sconvolgono di più della carriera di Rossi sono la sua perseveranza e la sua longevità. Andate un po' a rivedervi quei numeri, quelli sul totale. 26 stagioni nel motomondiale, 22 in classe regina. E a parte l'ultima stagione, è sempre riuscito a trovare il modo di essere competitivo, sopperendo alle sue mancanze o a quelle della moto e riuscendo a resistere all'arrivo di almeno 2 generazioni di piloti più giovani di lui. Si parla tanto, no, dell'era dei Fantastici 4, ma quando si sono formati nel 2008, lui era già il più vecchio di quel gruppo, destinato a ritirarsi ben prima degli altri tre. E invece ha lasciato il motomondiale 2 anni dopo Lorenzo, che era il più giovane di quel quartetto di fenomeni. Pedrosa e Lorenzo infatti si sono ritirati a 32 anni, la stessa età che aveva Rossi quando ha accettato la sfida in Ducati, fallendo miseramente, per poi rimettersi in gioco a 34 anni quando tutti lo davano praticamente per bollito. Invece lui cosa ha fatto? È andato avanti per altre 9 stagioni, mettendo insieme tra l'altro prestazioni e numeri di primissimo livello. Ha fatto 58 podi, ha vinto 10 gare, è finito secondo nel mondiale per 3 anni consecutivi e poi terzo a 39 anni suonati. Quanti possono dire lo stesso? Quanti possono dire di essere stati al vertice di questo sport così competitivo per così tanto tempo? Al momento la risposta è solo una: nessuno. L'unico a esserci riuscito è Valentino Rossi. Bene ragazzi, il video è finito, ora sotto nei commenti a sbranarci a vicenda per far valere le nostre ragioni. Se vi piace quello che facciamo vi invito a schiacciare il tasto iscriviti e la campanellina, così ci aiutate a continuare questo progetto fantastico su YouTube e noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui su Casco Rosso. Ciao!